Ciao a tutti miei cari seguaci e benvenuti al Test Scientifico, il mio nuovo format. Oggi parleremo di astrobiologia, perché dovete sapere che molti ricercatori e scienziati tutt'oggi non sanno dare una risposta alla domanda che cos'è la vita. Perché infatti la vita è un qualcosa di talmente tanto complicato che risulta estremamente complesso capire ciò che è vivo da ciò che non lo è e dare anche una definizione esatta di vita. L'astrobiologia in questo si occupa proprio di studiare l'origine, l'evoluzione, la distribuzione e il destino della vita nell'universo, incluso chiaramente anche il pianeta Terra. Ma prima di iniziare, come sempre, lancerei subito la sigla! Ragazzi, dovete sapere che l'astrobiologia è un campo di ricerca piuttosto nuovo e per studiare l'astrobiologia è necessaria la collaborazione di più ricercatori specializzati in vari settori. Quindi avremo un biologo che andrà ad interagire con un geochimico, con un astrofisico, proprio per cercare di studiare in maniera quanto più possibile accurata l'origine della vita. Ma ecco, veniamo un po' a noi. L'astrobiologia, essendo molto complessa da studiare, non può essere studiata comunque in un semplice laboratorio dove si fanno altri vari studi di natura scientifica, ma è necessario lavorare piuttosto su un campo come alcune condizioni estreme presenti nel pianeta Terra o sull'orbita terrestre, per vedere un po' come si comportano determinati organismi in ambiente extracellulare. In ambiente, scusate, no extracellulare, extraterrestre volevo dire, e poi inoltre negli ultimi anni è stato possibile anche fare delle analisi anche direttamente sul suolo marziano, quindi proprio in pianeti extraterrestri a tutti gli effetti. Gli organismi che vengono studiati in questo campo vengono chiamati estremofili, proprio perché sono dei batteri che riescono a vivere in condizioni davvero estreme sul pianeta Terra. Questi microrganismi infatti risultano essere preziosi per lo studio delle origini della vita. Alcuni di questi, come per esempio il Deinococcus radiodurans, riescono a vivere in presenza di elevatissime radiazioni, le quali risulterebbero estremamente letali per l'uomo. Questi Deinococcus radiodurans in particolare hanno proprio vinto il Guinness dei primati per essere tra gli organismi viventi più resistenti alle radiazioni. Ma non solo, questi riescono a sopravvivere anche a temperature molto elevate, comunque anche a un pH acido, a condizioni in cui esseri viventi come le piante, come gli animali, come l'uomo stesso perirebbero. Dunque faccio ora una piccola pausa in cui sorseggio il mio tè, perché siamo al tè scientifico, quindi che tè scientifico è se non bevo una tazza di tè in vostra compagnia? Oltre ai Deinococcus radiodurans dobbiamo parlare anche per esempio di Desulfurundis audax aviator, un organismo particolarmente interessante perché è stato ritrovato in delle miniere d'oro in Sudafrica a 3 km nel sottosuolo. Ed è un organismo che probabilmente era già presente durante la formazione del pianeta Terra o comunque durante il periodo in cui ancora il pianeta Terra era in uno stato primordiale. Questo batterio in particolare è interessante perché utilizza, anziché l'ossigeno per respirare, i solfati, infatti è proprio in grado di ridurre i solfati. È molto interessante quando parliamo di origine della vita, proprio perché può darci anche un'idea di quali erano i primi organismi nel pianeta Terra. Ma oltre a questo vengono studiati anche i cianobatteri, i quali si trovano in alcune aree di Antartide conosciute con il nome di valli secche di McMurdo, ovvero delle valli desertiche che si trovano appunto in Antartide, caratterizzate proprio da un'estrema siccità. Per non parlare poi dei tardigradi, ovvero i cosiddetti orsetti d'acqua. Questi sono diventati famosi data la loro
forma molto simpatica, simile appunto degli orsetti, un po' cicciottelli, delle dimensioni che vanno dagli 0,1 mm agli 1,5 mm. Questi sono considerati proprio degli Highlander perché riescono a sopravvivere in condizioni davvero assurde, riescono a sopravvivere a temperature che vanno dai meno 200 ai 150 gradi centigradi, riescono a sopravvivere per decenni in condizioni in cui non è presente acqua e in cui anche c'è una carenza di ossigeno elevata. E questi in particolare sono stati studiati anche in orbita terrestre, in una struttura particolare che appunto si trova nella Stazione Spaziale Internazionale, che viene chiamata appunto Expose, dove ci sono questi piccoli laboratori in cui vengono studiati proprio questi organismi, quindi gli estremofili, ma così anche organismi pluricellulari invertebrati come i tardigradi. E poi non solo. Oltre a alcune aree della Terra, così come appunto Expose, quindi questi studi effettuati nell'orbita terrestre, degli studi sono stati fatti anche direttamente sul suolo marziano e tuttora ci sono degli studi in merito. Infatti il rover Perseverance ha proprio lo scopo di ritracciare delle tracce fisiche di quelli che potevano essere dei microrganismi che prima vivevano sul suolo marziano. Infatti quando sono presenti dei microrganismi in una data area, questi non è che rimangono fermi, non modificano in qualche modo il mondo che li circonda, ma creano proprio delle impronte, delle tracce. E lo scopo di questa missione è proprio questo, ovvero cercare di scoprire se precedentemente su Marte poteva esserci della vita. Questo perché chiaramente nel momento in cui dovessimo trovare della vita su altri pianeti potremmo anche dare molte risposte ad alcuni dubbi che abbiamo tutt'oggi sulle origini della vita, e chissà, magari un giorno riusciremo anche a dare una risposta concreta su che cos'è la vita, come si è originata e soprattutto perché noi esistiamo, perché esiste questo meraviglioso pianeta chiamato Terra. Io con questo, ragazzi, concluderei. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like, commentate e seguitemi anche su Instagram, e ci rivediamo al prossimo video. Ciao seguaci!